Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati in una nuova puntata dell'Amante risponde. Chi è il tuo amante? Chi è il tuo più grande amante? È il tuo sé superiore. L'unico grande amante che possiamo avere e che non abbiamo mai saputo perché nessuno ce l'ha insegnato. Il tuo sé superiore si incarna come in un avatar in tutte le persone di cui ti innamori, con le quali sperimenti l'accensione di quella fiamma interna che ti porta ad espanderti. Ecco, nell'amante risponde, io contemplo quello che esce dai miei oracoli, lui, lei, e quello che mi ha portato, che mi ha ispirato a scriverli. Nel viaggio iniziatico che mi ha portato ad espandere la mia coscienza e negli amori con cui mi sono interfacciata, che era il mio amore, il mio sé superiore che si incarnava in loro. Allora, da semplici frasi a frasi più complesse che raccontano il viaggio dell'eroe che ho fatto ma che continuo a fare per arrivare a certe consapevolezze. Cos'è la consapevolezza? La consapevolezza non è un'azione analitica, non è un'azione mentale. La consapevolezza è il parlare con l'invisibile, il parlare con il tuo sé superiore, il parlare con il tuo amante. A livello concettuale, analitico, noi prendiamo atto di una situazione, la guardiamo, la analizziamo, ma la consapevolezza è qualcosa di più profondo, che ha a che fare con il dialogo con l'invisibile. E nel travaglio emozionale che mi ha portato a espandermi, mentre attraverso l'altro iniziavo a dialogare con il mio amante, il mio sé superiore, sono nati i miei oracoli lui-lei. E in ogni carta, in ogni parola c'è il travaglio emozionale che mi ha portato a espandere. Ecco, oggi nell'amante risponde, andiamo a vedere cosa ti vuole dire il tuo amante verso l'unione con lui, verso il vostro matrimonio mistico. E ci meditiamo su. Ok. Vediamo un po'. Su cosa ci vuole far mettere l'attenzione oggi il tuo amante. Vediamo. Allora, vediamo cos'è che il tuo amante, attraverso la persona di cui sei innamorata o con cui sei in connessione o innamorato, o l'amore che stai per creare, su cosa ti vuole fare mettere l'attenzione affinché questo amore sia sempre più appagante. Sono uno stupido. Sono uno stupido. Allora c'è qualcuno che si rende conto di aver sbagliato. Questo qualcuno è sia la tua persona di interesse, sia tu, anche se tu lo sei inconsciamente forse, no? Quando ci si rende conto di aver sbagliato, una persona che dice sono uno stupido si rende capace di una grande consapevolezza, proprio la consapevolezza di cui stavamo parlando prima. La consapevolezza che ti fa accedere a quella parte invisibile che non si vede, che può essere denominata come un'assenza, una mancanza, ma è solo ciò che non si vede e che non si rende ancora palese e visibile ai tuoi occhi. Allora qui c'è una persona che sta lavorando sull'invisibile, ha avuto accesso all'invisibile e in questo invisibile
ha compreso delle verità contro le quali si è messo. E qual è la più grande verità contro la quale ci mettiamo? L'amore. Il fondersi nell'uno, il perdersi nell'altro, il perdere il proprio ego nell'altro. Morire al proprio ego e rinascere nell'uno. Allora qua abbiamo una persona, sono uno stupido, che si dà conto di questo. E qui c'è una persona che si arrende all'inevitabilità dell'amore. Dobbiamo sapere che tutto è amore, anche l'ombra gioca a favore della luce. E allora qui con Sono uno stupido abbiamo una persona che sta molto in contatto in questo momento con le proprie emozioni. Emozioni che la società moralistica di oggi ci fa giudicare sbagliate. Quali sono queste emozioni che la società materialistica e moralistica, iperrazionalista di oggi ci fa giudicare sbagliate? La frustrazione, l'ansia, la rabbia, la paura, che vogliono anestetizzarci. Allora qui abbiamo una persona che sta in contatto con le proprie emozioni e il tuo sé ti chiede di esserlo anche tu, di stare in contatto con le emozioni che la nostra società e quindi anche la tua mente analitica ti fa giudicare sbagliate. Le emozioni sono delle forze, sono delle entità, degli archetipi. Chiamiamoli anche dei o dee. E la nostra società attuale ce le fa giudicare sbagliate e ci fa allontanare da esse, anestetizzandoci, dandoci il rimedio momentaneo a quella situazione. Ma se noi iniziamo a considerare tutte le emozioni che abbiamo come le persone che ci vengono incontro come degli dei o delle dee, allora la prospettiva cambia da così a così. Allora dobbiamo sapere che il tuo sé superiore in questo momento ti sta intimando di essere in contatto con quelle emozioni che tu giudichi sbagliate, perché la società te le fa giudicare sbagliate, seppur tu non ne sei cosciente, hai questa credenza inconscia. Come ti senti? Frustrata? Abbandonata? O abbandonato? Rifiutato? Senti freddo? Bene. Con gioia io accolgo questa emozione, perché questa emozione è un Dio che mi sta chiedendo udienza. Allora queste emozioni, fin quando noi le ostacoliamo, le respingiamo, ci tornano addosso a boomerang. E quindi cosa ci insegna questo tipo e nuovo approccio che non ci ha insegnato nessuno? Che poi vi parlo di un compendio di studi di filosofie antiche, ok? E sono quelli che ho messo in pratica io. A volte mi sono sentita fallire, ho fallito. Allora respingevo questa concezione dell'ho fallito con quella persona, ho fallito, se n'è andato, ho fallito. La società cosa fa?
La società ti intima che sentirsi il fallimento addosso è sbagliato. E quindi invece il nuovo approccio cosa ti dice? Io me lo sento tutto il fallimento, lo chiamo il Dio del fallimento e voglio sentirlo tutto questo Dio del fallimento, mi voglio sentire un gran fallito. Wow, accolgo tutta l'emozione di questo fallimento e la benedico perché è un Dio. E quando io accolgo tutta quell'emozione del fallimento, ringraziando, benedicendo quel momento perché è un Dio che mi sta chiedendo di accoglierlo affinché possa darmi il suo favore e possa sciogliermi un karma, allora quando faccio questo la situazione cambia. Perché per cambiare una situazione devi accettare totalmente quella che è in quel momento, altrimenti ti si ripresenta. Allora, se noi iniziamo a vedere le emozioni, gli eventi, le persone come divinità, spostiamo la prospettiva. La nostra mente analitica viene ribaltata. Se giudichiamo negativamente un'esperienza, ne rimaniamo vittime. Se giudichi negativamente il Dio del fallimento, come il Dio della frustrazione, come il Dio della rabbia, ti farà vittima. Ricordate quello che vi dico sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina. Dio vince sempre. E tutte queste forze, tutte le vostre emozioni e gli eventi sono entità, sono divinità, sono dei. Allora, allo sgorgare di un'emozione, beneditela e iniziate a dialogarci, perché è un Dio, è un'entità. Affidarsi all'emozione e alla sensazione negativa, affidarsi alla dea della frustrazione, al Dio del fallimento, chiamiamolo come vogliamo, significa avere fede in Lui. Io ho fede in te, Dio del fallimento. Affidarsi non significa rassegnarsi. Affidarsi a quello che sta accadendo. Significa proprio affidarsi a un Dio. Affidarsi significa rinunciare al giudizio mentale. Questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è sbagliato. Quindi affidarsi significa rinunciare al giudizio mentale e riconoscere il Dio, lo spirito che ti arriva. Non ce l'ha insegnato nessuno. Ma una volta fatto, vedrete un miracolo. Io sono testimone di questo, mi faccio testimone di questo. Perché la società analitica, iperrazionalista, come anche la nostra mente, vuole il controllo sull'emozione, il controllo sul Dio. Ma come fai ad avere il controllo su un Dio o su un'emozione che è antica quanto la notte dei tempi? E la nostra piccola mente analitica, il nostro ego vuole avere il controllo su cosa? Su una forza primordiale. Allora noi quando ci affidiamo, ho fede nel Dio che mi sta mostrando questa emozione, nel Dio di questa emozione, allora io mi guadagno il suo favore e anziché vittima divento creatore, mago.
mi ridà la sua forza, la forza di creazione. E dico fine a un karma. Si apre il Dharma. Allora qui sono uno stupido. Qui c'è sia una persona che dice questo, che è in contatto con l'emozione, e affinché tu palesi all'esterno una persona totalmente consapevole, piena, appagata in se stessa, il tuo amante adesso ti sta dicendo: accogli l'emozione negativa che ti sto portando. Tu giudichi negativa, è la tua mente analitica che giudica giusto o sbagliato. Ti sto portando semplicemente un'emozione. Lascia che tu faccia l'amore con questa emozione. Lasciati inglobare totalmente. Ti voglio abbracciare. Dietro l'altra faccia della medaglia di questa emozione c'è una gioia incontenibile. E quindi, ragazze mie e ragazzi, per questa puntata dell'amante risponde, io concludo qui e vi dico: abbiate fede in lui. Detto questo vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!